Villarreal e Juventus pareggiano 2-2 e oggi mi permetto di dire che la Juventus è stata indisponente. Non voglio essere disfattista perché poi bisogna sempre voltare pagina, però oggi è stata indisponente. Mi sento di dire no a tantissime cose che sono successe. Io ripeto sempre che ci vuole calma ed equilibrio, però oggi è difficile perché secondo me di buono non si salva praticamente nulla. Io ho visto un Villarreal che è una squadra con tutto il rispetto mediocre, almeno oggi si è dimostrata mediocre, e la Juventus che ha perso 2 punti per strada tanto quanto ha fatto contro l'Atalanta nell'ultima partita. La cosa preoccupante è la regressione di Igor Tudor, che secondo me non solo sbaglia la formazione iniziale, ma poi sbaglia i cambi, sbaglia il momento dei cambi, sbaglia la gestione di gara, ma soprattutto non dà alla squadra quell'atteggiamento che dovrebbe avere. Comunque, prima di iniziare come al solito con questa analisi, vi invito a iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi mettete un mi piace e commentate, servono almeno 10 commenti perché siete voi a aggiungere valore a quello che faccio, altrimenti sono qua sempre a fare questi monologhi. Comunque parto subito dal modulo perché sì, sulla carta ce lo vendono sempre come questo 3-4-2-1, ma in realtà è un 3-5-2 che poi è un metodo difensivista in realtà, perché noi abbiamo con Miners messo in quei due là davanti di fianco il Diz, e quindi in realtà lui quel ruolo lì non lo sa fare, non lo può fare e oggi è peggiore in campo. In più partiamo sempre con 5 difensori, cioè noi abbiamo Cabal, Kelly, Gatti, Kalulu e Cambiasso in campo fin dall'inizio con Miners. Capisci subito che in realtà noi andiamo a Villarreal spaventati, non andiamo là per fare la partita e vincerla, ci andiamo spaventati. E quindi rinunciamo sempre ad avere là davanti quei 3 giocatori, visto che in panchina ne abbiamo 6 che possono veramente essere là davanti a fare la differenza. Rinunciamo sempre a uno di quelli per poi giocare in 10 per metterci con Miners, e questa è una scelta che secondo me da parte di Tudor non può essere assolutamente più accettata. Abbiamo un arsenale là davanti, quindi visto che non possiamo difenderci perché Bremer nemmeno lui c'è, quindi già con Bremer, che chiaramente non è al top, abbiamo visto che non siamo più come all'inizio dell'anno scorso dove gol non lo prendevamo mai, lo prendiamo. Se manca lui è un po' un suicidio andare a giocare con una formazione difensivista in questo modo. In più tra l'altro abbiamo dei calciatori che sono fondamentalmente indisciplinati, cioè McKennie è un calciatore che può avere delle buone qualità, però è un giocatore indisciplinato, la posizione la mantiene poco e tende sempre a fare un po' un drift, si dice in inglese, quindi va sempre a finire in una posizione che non è la sua, lasciando Locatelli molto spesso da solo in mezzo, che ha fatto una fatica anche lui in mane, e tra l'altro anche con Miners in realtà ha giocato un po' ala, un po' mezzala, non si capiva, ma una cosa era certa, c'era tanta confusione in campo e si è vista fin dall'inizio. La squadra era molto lunga, il centrocampo spesso si ritrovava svuotato, cioè non avevamo uomini lì in mezzo che potevano in realtà dettare i tempi di gioco, e mancava anche il filtro davanti alla difesa. Tra l'altro loro erano abbastanza prevedibili perché il giocatore più pericoloso giocava sulla destra, era Pepe, e non c'era una preventiva, non c'è stata una marcatura preventiva per tutto il primo tempo. Infatti le occasioni, la maggior parte, sono venute all'inizio da quella parte e poi anche a sinistra un paio di occasioni con Mikautadze. Comunque ribadiamo un po' qual era la formazione iniziale così ce la ricordiamo. Abbiamo Perin, Kelly, Gatti, Kalulu, Cabal, McKennie, Locatelli, Cambiasso, il Diz con Miners, David. I primi 10 minuti sono stati indisponenti un po' come tutta la partita, perché entriamo in campo sempre diciamo con il freno a mano tirato, aspettando di vedere cosa farà l'avversario, e Cabal pare subito in difficoltà perché Pepe su quella fascia appunto è veloce, lo mette subito in difficoltà e subito si fa ammonire al terzo minuto addirittura Cabal, e poi purtroppo al 13° si infortunia. Io credo che sia un infortunio più che altro al bicipite femorale perché si toccava dietro, spero che non sia chiaramente il ginocchio, ma si infortunia da solo in realtà calciando il pallone. E questo ci dà anche l'idea insomma delle problematiche che abbiamo dal punto di vista di certi calciatori che stanno recuperando, stanno facendo il loro meglio, ma sono infortuni pesanti, insomma i crociati sono lunghi anche da recuperare. Però in quel momento si cambia, João Mario entra dentro e va al posto di Cambiasso sulla destra e Cambiasso va a sinistra. Il modulo in realtà non cambia, ma il modulo non è quello lì, è un po' una cosa camuffata. L'assetto che ha la Juventus in questo momento è veramente confusionario, ma poi soprattutto sbagliamo una valanga di passaggi nella zona mediana del campo che si chiama zona nevralgica, il punto più pericoloso dove sbagliare passaggi, e in questo con Miners è in realtà un mago perché ne sbaglia nel primo tempo una cosa proprio come definito prima indisponente. Comunque al 17° il Villarreal passa in vantaggio, ci buca con questo mezzo scontro di gioco, lì non c'è chiaramente niente tra mi sembra che sia Mikautadze e
e Cambiasso sulla destra, poi Mikotadze si rialza 1-2 con Pepe e va a segnare il gol dell'1-0. Tra l'altro Gatti nel primo tempo anche lui molto impreciso come è stato, infatti io sono così sorpreso che Rugani non abbiamo scelto di farlo entrare fino all'80°, secondo me doveva partire dall'inizio, ma questa è una cosa mia. E comunque la partita continua così, dove in realtà secondo me la descrizione per far capire il momento, per far capire la situazione della Juventus è al 21°, è quando Perin fa un mezzo miracolo, diciamo, e va a deviare sul palo quell'incursione sulla sinistra del giocatore di Villarreal, e sul contropiede, cioè sembra che sia tipo l'80° perché siamo talmente sfilacciati che andiamo in questo contropiede che non ha senso, e McKennie secondo me sbaglia un mezzo gol di testa su parata del loro portiere, insomma da tiro ravvicinato. Ti aspetti comunque di più perché la Juventus è in svantaggio, ma in realtà non ci sono occasioni da parte della Juve in questo primo tempo, e anzi rischi di andare sotto sul 2-0 se Perin al 42° non andasse a fare un miracolo sull'ennesima stupidaggine, mi permetto di dirlo, di Koopmeiners a metà campo, dove perde un altro pallone, o sulla tre quarti, di quelli che ormai definirò sanguinosi. Quelli sono palloni sanguinosi da perdere in una zona del campo dove persino i pulcini ti dicono di non perdere la palla in quella zona lì. Io credo che Koopmeiners oggi non solo sia stato il peggiore in campo, infatti verrà sostituito a fine primo tempo, ma non sia mai entrato mentalmente nella gara. Gli ho visto sbagliare dei passaggi e delle cose che sono sintomo di confusione e probabilmente di una situazione mentale che è difficile da risolvere in questo momento la Juventus, per un calciatore che doveva darci quantomeno un po' di leadership, ma soprattutto delle opzioni importanti, visto che è stato pagato 60 milioni. Invece si sta dimostrando un Arthur 2.0, ahimè, e tra l'altro non dà nemmeno intensità, cioè tutte le cose che vediamo all'Atalanta qua non si vedono più, e io sinceramente non credo, ve lo dico come l'ho già detto prima, che ci sia un possibile ritorno. Ma tra l'altro Tudor non gli fa neanche un piacere, perché lo schiera in una posizione del campo di fianco a Ildiz dove lui non ci deve stare per i calciatori che abbiamo, quella non è la sua posizione. Comunque secondo me, visto che Tudor ha detto in conferenza stampa che il primo tempo con l'Atalanta era stato uno dei migliori primi tempi da quando, anzi il miglior primo tempo da quando allenava la Juve, questo che ho visto oggi è stato il peggior primo tempo, non so, nell'ultimo anno e mezzo di Juventus, includendo Motta, quindi pensate un po' che gioie che ci hanno dato oggi. Comunque bisogna anche dire che non c'è disciplina tattica, cioè nel primo tempo zero disciplina tattica, 28 passaggi sbagliati a centrocampo, nessun tipo di costruzione, tanta confusione, e giocatori che vanno per il campo un po' dove vogliono. Io credo che così sia molto complesso costruire qualcosa, ma non Champions League in campionato, ma anche ovunque. Cioè non si può costruire con questa indisciplina e con queste poche idee. Ed è chiaro che, insomma, nella ripresa qualcosa cambia, perché finalmente Koopmeiners viene tolto e al suo posto viene messo un giocatore di ruolo, perché noi continuiamo a giocare con i Kalulu alti a destra, con i vari Koopmeiners fuori ruolo. Abbiamo paura che per la Juventus è una follia. Cioè l'unica cosa veramente potente che abbiamo in questa rosa è l'attacco, e noi andiamo lì per difenderci. Mi sembrano cose, io non lo so, io faccio molta fatica. Comunque il secondo tempo inizia in maniera diversa, perché finalmente entra dentro con Selsao e la partita chiaramente prende un'altra piega. Si capisce subito che finalmente si può spingere, cioè non è Koopmeiners l'uomo di spinta. Koopmeiners a questo punto non sa neanche più cosa sia. Comunque al 46esimo David, soprannominato Iceman, sbaglia un gol che credo che si può dire tutto fuorché il soprannome Iceman sia azzeccato, perché sbaglia su un passaggio di Conceição per entrato un gol a porta vuota da forse non so 3 metri, sceglie il piede sbagliato, cioè anche lui in confusione, un calciatore anche lui che non so è arrivato con tutte queste come si dice fanfare, ma mi sembra che fino a questo momento ecco le cose sono queste qua. Poi va a pareggiare Gatti, pensate come siamo messi, dopo che Gatti è stato uno dei peggiori in campo anche nel primo tempo, invece pareggia con questa rovesciata su rimessa laterale, c'è un po' di complicità del portiere, ci mancherebbe, ma è comunque un tiro potente ravvicinato, e noi siamo questi, pareggio di Gatti in rovesciata, mi sembra di parlare di Cristiano Ronaldo, quindi siamo un po' così. Poi addirittura andiamo a raddoppio con Conceição che recupera una palla, mi sembra persa da Rafa Marin, che fa gli stessi passaggi che fa con Miners in mediana, quelli sanguinosi, recupera palla, salta Vega e poi va a segnare con grande freddezza e ci porta in vantaggio. In questo momento ti aspetti una squadra che, visto che abbiamo, come si dice in inglese, il momentum, il momento dalla nostra parte, ti aspetti che è una squadra che vada a spingere. Invece noi, come sempre, quando andiamo davanti o quando siamo sullo 0-0, aspettiamo non si sa cosa, perché la partita non è finita, perché ne mancano ancora 30 di minuti e noi siamo lì pronti
davanti a aspettare il calippone, perché finisce così. E tra l'altro quando tu non chiudi la gara e tieni in campo dei calciatori come il Diz, che voi sapete io di maglia in Diz ne avrò 18 ormai, ma in realtà è già dall'Atalanta che non ce la fa più. Oggi anche nel primo tempo ha faticato tantissimo, ma perché è spompato, e nel secondo è sparito, a parte quel numero che ha fatto in aria, perché comunque lui ha delle movenze che sono incredibili, ma non ce la faceva più, andava tirato fuori, scelte che veramente non capisco. Tudor decide di fare alcuni cambi all'80esimo dove mette dentro, mi sembra mette dentro Rugani per Ildiz e Azic per Cambiasso, e poi sposta Kalulu e lo mette alto a sinistra. Cioè, ma questo vuol dire che veramente andiamo a fare un catenaccio adesso, cioè aggiungiamo sempre di più difensori, ne abbiamo 6 in quel momento lì in campo, perché bisogna aggiungerne sempre di più per cercare di difendersi sempre di più. Cioè io non capisco questo Tudor votato all'attacco che poi fa l'opposto. Poi mette dentro anche Vlahovic all'80esimo, cioè Davide era già spompato, faceva fatica, andava tolto molto prima, bisognava magari dare un'opzione open da, secondo me, che è un calciatore che va in profondità, va a cercare un qualcosa di diverso rispetto a David che va più a fare da raccordo. Invece no, sbagliamo le scelte, sbagliamo il momento e aspettiamo troppo. Tudor aspetta sempre troppo a fare questi cambi. Tanti cambi vanno fatti al 30esimo del secondo tempo, scusate, al 60esimo del secondo tempo, al 55esimo. Cambiali se i giocatori se sono spompi, hai altro che attaccante lì davanti, io non capisco. Comunque all'89esimo, visto che comunque la Juventus decide che è finita, cioè noi abbiamo deciso che sul 2-1 la parità è finita, e invece come al solito, come le migliori telenovela, va a segnare quello che è il nostro ex, va a segnare Vega da calcio d'angolo su un'altra dormita chiaramente nell'area piccola, al limite dell'area piccola di Gatti, su un calcio d'angolo regalato da Perin, e arriva così il Calippo. È sempre così, è estate, qua arriva il Calippo estivo e andiamo a pareggiare 2-2 questa partita. Gli ultimi minuti non succede praticamente niente di così interessante e finisce 2-2, cioè la seconda partita di questa Champions League, secondo pareggio di fila, quarto se andiamo a contare chiaramente Atalanta, Borussia, Verona, bla 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 bla, quarto pareggio di fila e il ritorno alla pareggita di Motta. Cioè mi sembra una situazione un po' Motta 2.0 da questo punto di vista, e quello che fa rabbia sono proprio questi 2 punti persi, perché oggi la Juventus tra l'altro ha dimostrato un timore nelle scelte iniziali, timore nelle formazioni, poca identità, poco carattere, poca voglia di andare a vincere la partita, troppo attendista, aspettare di essere in svantaggio, aspettare di essere ripresi, o tutto aspettare che le scelte le facciano gli altri invece di farle lui. E credo che oggi Igor bisogna che si assuma le sue responsabilità. Questo non ha nulla a che fare con esoneri, queste sono delle stupidaggini, non è questo il problema. Il problema è che però adesso che abbiamo anche dal punto di vista della società una situazione diversa, qualcuno deve anche andare a fare 4 chiacchiere con Tudor in questo momento, ma non in maniera, voglio dire, minacciosa. Bisogna riuscire a capire quale sia il problema, perché la rosa è questa fino almeno a gennaio, cioè non possiamo cambiare com'è la situazione, e credo che con questo modulo, con questo 3-4-2-1 che è la sua filosofia di vita, con questa rosa scusate, non si arriva da nessuna parte, e non siamo costruiti per giocare in questa maniera, non abbiamo i calciatori per giocare in questa maniera, e anzi secondo me andiamo proprio a mettere il nostro centrocampo, che è già deficitario, sotto una pressione che i nostri calciatori, soprattutto senza Khéphren Thuram, non possono sopportare. Allora ci teniamo un po' la zappa sui piedi da soli, e io credo che bisogna fare delle scelte che siano anche abbastanza decise in questo momento. Cioè Sekou Meiners è questo, ed è un calciatore che offre questo tipo di prestazioni e che non sappiamo più cosa aspettarci, perché è solo confusione e palle perse sanguinose. Allora basta, non bisogna più puntarci e iniziare veramente a fare una exit strategy, come si dice in inglese, perché se Tudor non trova un modulo che possa, cioè dall'altra parte, se abbiamo questo problema con Meiners e tra l'altro Tudor non riesce a trovare un modulo che riesca veramente a valorizzare un tridente come quello che abbiamo noi, perché ce li abbiamo, cioè pensate a Conceição, Zegrova, Ildiz, Openda, Dusan Vlahovic, David, cioè abbiamo solo che attaccanti. Allora forse è veramente meglio, anche se non è quello che piace a me, però andare a fare un gol più dell'avversario, perché giocare in questa maniera qua con la paura, entrare in campo in Champions League con la paura, anche Villarreal, squadra oggi mediocre, diventa una squadra che in realtà ti mette in difficoltà fino alla fine, e
quasi non vai a perdere la partita, che mi sembra una cosa abbastanza assurda. Quindi io credo che sia importante che Tudor svolti, che qualcuno vada lì e non come gli anni di Motta, come ha fatto Giuntoli, lasci l'allenatore fare quello che faccia quello che vuole per poi ritrovarsi con una squadra distrutta, una Champions League quasi in cui non ti qualifichi e uno spogliatoio alla ribalta. Forse è meglio andare adesso un po' a agire, avere una chiacchiera con Tudor veramente seria, per evitare che si vada a finire come l'anno scorso, che è stato né cane né pesce. Secondo me serve un cambio di rotta che deve essere fatto ora, non bisogna aspettare a novembre, dicembre, eccetera, anche perché c'è la sosta fra poco, quindi serve un cambio di rotta. Cambio di rotta non vuol dire esonero di Tudor, toglietelo dalla testa, vuol dire andare a avere un dialogo e cercare di capire cosa si può fare per migliorare questa situazione, ma soprattutto per aiutare Tudor a prendere delle decisioni che siano importanti. Io credo che sia un campanello molto pesante d'allarme al 1° di ottobre, perché abbiamo appena iniziato e per carità siamo ancora in corsa, però vi ripeto, noi questo weekend giochiamo contro il Milan e non è una partita decisiva, ma se ci arriviamo così ne usciamo con le ossa rotte. Ci vuole un cambiamento, ci vuole più carattere, ci vuole identità, ma soprattutto bisogna entrare in campo non con 5 difensori, bisogna entrare in campo con la voglia di vincere le partite e con coraggio, perché si può anche non vincere i campionati, però non si può sempre entrare in campo da spettatori. Sempre a forza Juve, ragazzi, mi raccomando, lasciate un commento qua sotto, sono curioso di sapere la vostra. Un bacio.